Konnichiwa ragazzi, allora quest'oggi nel video andremo a vedere il Sumitsubo, la lenza a battere dei falegnami giapponesi. Caratteristica fondamentale che la distingue dalle lenze a battere occidentali è che il filo è intriso in inchiostro, molto più spesso nero, ma può avere anche delle altre colorazioni. Come lo stesso la lenza a battere occidentale, essendo intrisa in una polvere di gesso, anch'essa può essere di diversi colori. E a questo punto vi chiedo, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e godetevi il video. Arigato!
aver fatto i cuscinetti, che quelli erano in inchiostro, ci dedichiamo prima di tutto a fissare il filo al puntale. Con questo modo estrarremo un po' di filo in modo tale che riavvolgendolo si bagnerà con l'inchiostro. Il filo passerà tra i due cuscinetti di cotone, di garza di cotone, riempiti con il cotone sintetico. Inchiostro giapponese proprio per il sumitsubo. Andiamo a bagnare, ci aiuteremo anche con un bastoncino. Il tappo ha un pistoncino di pressione che va a sostituire quello che farebbe in un sumitsubo tradizionale il sumisashi, il bastoncino per tracciare. Questo al contempo crea un po' di tensione quando si riavvolge, in modo tale che il filo non rimanga troppo lasco. E a questo punto il nostro sumitsubo è pronto per essere utilizzato.
A few moments later. Konnichiwa, ebbene sì, oramai sono passati 4 mesi dalla prima parte del video e lo si nota anche dall'outfit leggermente diverso che ho. E questo mi dà però modo di poter testare e farvi vedere se il sistema che ho adottato tramite un sacchetto dell'IKEA con la chiusura a zip ha funzionato per evitare che l'inchiostro possa evaporare, cosa molto più evidente nei Sumitsubo originali, che non hanno neanche un tappo come questo che impedisce ai tamponi di far evaporare l'inchiostro a breve e lungo periodo. Negli originali Sumitsubo fatti in legno, che quindi non hanno per tradizione un coperchio, l'essiccazione, soprattutto d'estate, è molto rapida. Questo fa sì che i maestri artigiani del legno debbano bagnare o reidratare i cuscini con altro inchiostro. Prima di vedere se il sistema protettivo col sacchetto ha funzionato, volevo parlarvi dei 3 punti che concorrono a questa leggera sbavatura di inchiostro. I 3 fattori sono la forza che si imprime al filo per fare la battitura, la carica di inchiostro presente sul filo e la tipologia del filo stesso. Ma ora vediamo se il tutto ha funzionato. Come si può ben vedere, l'inchiostro ha tenuto, quindi il sistema col sacchetto ha fatto la sua parte. Naturalmente la leggera sbavatura è perché, a parte la torsione della tavola che non consente una battitura su un piano orizzontale, ho pizzicato ancora leggermente troppo e ho caricato troppo il filo e quindi si ha questa leggera sbavatura che però non impedisce la visione della traccia dall'inizio alla fine. Naturalmente parliamo di uno strumento di pochi euro che quindi ha tutte le sue limitazioni, ma che fa il suo dovere. Siamo arrivati quindi alla fine di questo video, spero vi sia piaciuto e colgo l'occasione per ringraziare e salutare i vecchi e i nuovi amici del canale, con la promessa però che farò un video su un Sumitsubo tradizionale e per il momento non mi rimane altro che dirvi Sayonara Tomodachi.